5 giugno è stata pubblicata la testimonianza dell'informatore dell'intelligence statunitense David Grush. Per l'ennesima volta emergono testimonianze relative a programmi di studio su presunti velivoli alieni recuperati dall'intelligence e abilmente nascosti fin dagli anni 30. Il mondo dell'ufologia è in fibrillazione, ma temo che il Pentagono abbia già fatto capire come tratterà questa vicenda. L'elenco dei rivelatori dell'intelligence è molto lungo e le testimonianze sono state di ogni genere, ma la sintesi è sempre la stessa. L'intelligence statunitense sta nascondendo informazioni e materiali di origine aliena. L'ultimo in ordine storico è sicuramente Luis Elizondo, che però si è dimostrato molto scettico sulla possibilità che l'intelligence sia in possesso di velivoli alieni. Il problema, come diceva Elizondo, è che il governo non potrebbe giustificare un simile comportamento. Se davvero emergesse una simile verità, sarebbe la fine del Pentagono. Le accuse di questi rivelatori sono pesantissime e le implicazioni legali sarebbero talmente importanti da compromettere tutti i livelli dell'intelligence statunitense. Con questo non sto dicendo che Grush sta mentendo, ma che ci troviamo di fronte ad una situazione davvero difficile da interpretare. A questo punto diventa importantissima la posizione di Kirkpatrick, il direttore della AARO. Tutti si chiedono come tratterà queste informazioni. In questo momento Kirkpatrick sta svolgendo la sua indagine sugli UAP per conto del Pentagono e quindi è un portavoce ufficiale del Pentagono. Nella sua intervista Grush ha detto di aver espresso alcune preoccupazioni con Kirkpatrick circa un anno fa. Gli ho detto cosa stavo iniziando a scoprire e lui non mi ha seguito. Ha il mio numero di telefono, avrebbe potuto chiamarmi. Spero che alla fine faccia la cosa giusta. Dovrebbe essere in grado di fare le stesse scoperte investigative che ho fatto io. Quindi Kirkpatrick, quando ha fatto la sua audizione del 19 aprile presso il Senato, era già a conoscenza delle dichiarazioni di Grush. Evidentemente sta ignorando la sua testimonianza. Sempre in aprile Grush avrebbe sostenuto incontri con l'ispettore generale della comunità di intelligence e poi con componenti delle sottocommissioni del Congresso. Quindi, in aprile, molte persone erano già a conoscenza delle rivelazioni di Grush. La sera del 5 giugno, dopo la pubblicazione dell'articolo sulle rivelazioni di Grush, un portavoce del Pentagono ha detto: ad oggi la AARO non ha scoperto alcuna informazione verificabile a sostegno delle affermazioni secondo cui qualsiasi programma riguardante il possesso o l'ingegneria inversa di materiali extraterrestri sia esistito in passato o esista attualmente. In pratica significa che Kirkpatrick non ha prove in merito a questa faccenda. Nei giorni successivi il presidente dell'intelligence Mike Turner ha espresso scetticismo sull'idea che il governo degli Stati Uniti abbia recuperato un'astronave aliena. In particolare ha detto: ogni decennio ci sono state persone che hanno affermato che gli Stati Uniti hanno tali pezzi di oggetti volanti non identificati che provengono dallo spazio. Non ci sono prove di ciò e certamente sarebbe una vera cospirazione mantenere questo segreto, specialmente a questo livello. Ascoltando queste dichiarazioni, viene da pensare che probabilmente l'intelligence ha già preso la sua decisione in merito alla testimonianza di Grush. La testimonianza di Grush avrà sicuramente delle conseguenze nelle prossime settimane o mesi, considerando anche che Chris Mellon, in un articolo del 3 giugno, ha detto di aver raccolto 4 testimoni che affermano di essere a conoscenza di un programma segreto del governo degli Stati Uniti, che prevede l'analisi e lo sfruttamento di materiali recuperati da velivoli extraterrestri. Mellon dice di averlo comunicato alla AARO. La questione, come dice Grush, è nelle mani di Kirkpatrick.
ma penso che tutta questa faccenda verrà presa in considerazione solo se emergeranno prove a sostegno. Per il momento abbiamo solo parole.